Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato in casa Napoli, perché anche se siamo in ferie, lo avete visto, postazione comunque temporanea, differente dalla solita che conoscono in tanti sul canale, seguiremo e continueremo a seguire comunque il Napoli calciomercato. Inizia comunque la stagione con il ritiro di Di Maro, le ultime per quanto riguarda Lukaku che vuole ancora 6 milioni anche se si sono affacciate differenti squadre. Che dira? Ci siamo per quanto riguarda la cessione al Verona o addirittura una squadra dalla Svizzera, è offerto Brahim Diaz al Napoli. Facciamo attenzione a fare affari con il Real Madrid perché poi sappiamo benissimo la situazione spigolosa, il rinnovo di McTominay, Mourinho comunque lo vuole, quindi facciamo molta attenzione. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo ovviamente di striscio questa situazione di Khedira. Walid Khedira è rientrato a Napoli dopo il prestito nell'ultima stagione tra Sassuolo e Lecce, ma è già pronto a ripartire. L'attaccante marocchino fa parte della lista di calciatori in uscita e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ci sono già stati dei contatti con l'Hellas Verona che lo vorrebbe in Serie B. Si registra anche l'interesse del Servette club della Super League svizzera. Il Napoli si sta muovendo bene, almeno per quanto mi riguarda, su queste cessioni di esuberi degli esuberi, perché esce Khedira, esce Foloruscio, esce un Lindstrom di turno, lo stesso Zerbin e quant'altro. Non libereranno sicuramente posti, però già piazzare gli esuberi degli esuberi per poi valutare questa settimana a Di Maro chi dover mettere sul mercato, perché arrivano diciamo delle notizie su un Allegri che vuole valutare determinati calciatori, già secondo me si sta comunque facendo discretamente bene, portando le chiacchiere che diventano poi situazioni avanzate per quanto riguarda questi calciatori, che dire Zerbin, Lindstrom allo Schalke 04 e quant'altro. Quindi diciamo che ultimate queste si avrà tempo per poi cedere calciatori che potrebbero far entrare poi nuovi acquisti eventuali nel caso si devono fare nelle liste. La situazione Lukaku, che a me non è preoccupa, però deve mettere comunque sull'attenti, perché sappiamo benissimo caratterialmente il calciatore, il procuratore a me non è che tanto mi fa impazzire, e quindi Lukaku vorrebbe continuare a prendere 6 milioni, addirittura ha messo nel mirino l'europeo in Inghilterra, ma ci arriviamo. Romelu che non ha intenzione di lasciare Napoli, ma ha meno certezze. Una è ancora il Belgio, vuole essere presente agli europei in Inghilterra, ma ci arriverà con il Napoli. Oltre al Fenerbahce, Besiktas e l'interesse del Monaco, anche l'Ajax è sulle tracce dell'attaccante, che chiede un ingaggio importante per lasciare Napoli, anche superiore ai 6 milioni, oltre che il club di De Laurentiis gli ha già riconosciuto negli ultimi 2 anni. La gente presente venerdì allo stadio negli States è al lavoro. Vedremo come andrà a finire e speriamo che il Napoli comunque non è che batta il pugno duro, perché comunque devi scendere a compromessi, e con calma. Speriamo che il Napoli riesca ad uscirsene da questa situazione, perché non vorrei vedere assolutamente un parametro zero a dicembre, poi vivi quelle situazioni che a dicembre comunque può accordarsi con qualcun altro, quindi non lo puoi schierare perché poi si fa male, l'infortunio, non gioca, devi andare in un altro club. Sono tutte cose assolutamente da evitare, ma credo che le squadre elencate, Fenerbahce e Besiktas, potrebbero anche permettersi l'ingaggio che Lukaku chiede, almeno io vivo in Olanda, ad Amsterdam principalmente da 20 anni, e quindi credo che l'Ajax non vada a spendere 6 milioni di ingaggio pur volendolo tesserare. Lukaku chiede 6 milioni e più e il procuratore è al lavoro, quindi portate questa offerta dall'Arabia Saudita, perché il nome che poi credo uscirà in questi giorni va a finire l'interessamento dall'Arabia, magari ci si accorda e Lukaku riesce anche a performare come vuole lui, cercando di raggiungere l'europeo poi che arriverà. Io lo vedo molto lontano l'europeo per quanto riguarda le condizioni fisiche di Lukaku, il Lukaku visto al mondiale, che al di là dei gol fatti comunque presenta, dopo un anno solare quasi dall'infortunio, presenta delle lacune dal punto di vista della corsa, della preparazione, del fiato, perché lo stesso Lukaku nell'intervista ci ha detto: se
avessi dovuto giocare comunque tutte le partite dal primo minuto al 65esimo, non avrei inciso come avrei potuto incidere poi. Se entro più tardi mi faccio un quarto d'ora, 20 minuti e quant'altro. Quindi è stato gestito ancora dopo un anno dall'infortunio da Garcia anche durante l'Europeo. Speriamo che il Napoli prenda la scelta giusta. Per quanto riguarda questa voce, l'ho messa ovviamente dopo queste due notizie, ma non per importanza come terza, anche perché volevo soffermarmi un attimo. Brahim Diaz offerto al Napoli. Come riportato dal Mattino, al Club Azzurro è stato offerto Brahim Diaz, che potrebbe lasciare il Real Madrid in quest'estate. Non c'è ancora una trattativa in essere, ma il Napoli resta vigile e cercherà di capire e approfondire questa situazione. Alzo le mani dal punto di vista tecnico per il semplice fatto che potrebbe essere un grandissimo calciatore per quanto riguarda il Napoli di Allegri, anche perché diciamo si prediligono calciatori che si prendono la responsabilità, il passaggio comunque lo rischiano quando lo devono rischiare, se ne fregano nel caso dovesse andare in porto o meno l'eventuale passaggio, e quindi calciatori molto maturi che il passaggio in primis lo vedono. Punto secondo, il problema non se lo fanno nel caso dovessero sbagliare. Calciatori fatti e finiti. Brahim Diaz sarebbe un grandissimo innesto, almeno dal mio personale punto di vista. Poi mi aspetto la vostra qui sotto nei commenti. Ciò che mi tiene sulle spine è questo Real Madrid, che poi nel caso diciamo il Napoli strizza l'occhio ad un'eventuale trattativa o un'apertura per quanto riguarda Brahim Diaz, poi dovresti anche scendere a compromessi con un'entrata a gamba tesa del Real Madrid, che vorrebbe sicuramente McTominay, perché se è stato messo sul mercato e comunque potrebbe strizzare l'occhio al Napoli Brahim Diaz, io credo che ci sia assolutamente dell'altro, ovvero il rinnovo di McTominay che non è ancora arrivato, un Real Madrid che potrebbe permettersi i 10 milioni di ingaggio che chiede comunque l'entourage di Scott. Le ultime ci danno un McTominay che comunque vuole restare a Napoli dal punto di vista della voglia vestire l'azzurro e continuare comunque la carriera, che sia un anno o due, diciamo sotto le falde del Vesuvio. Però bisogna sempre fare attenzione a queste situazioni, perché poi diciamo che da un giorno all'altro potrebbe cambiare tutta la situazione. Arriva domani il Real Madrid e dice: ah, tu sei interessato a Brahim Diaz, perfetto, dammi Scott e troviamo l'accordo. E magari se non si trova l'accordo per il rinnovo, il Napoli non costretto, ma diciamo valuta anche di accettare un'eventuale offerta. E sarebbe anche logico, per il semplice fatto che comunque calciatore che non rinnova e comunque non ha 22 anni, se l'offerta è abbastanza alta e soddisfa le casse del Napoli, credo che è un'operazione per la quale ci si potrebbe anche sedere, anche se il mio parere personale è: non strizziamo l'occhio a Brahim Diaz, ma teniamoci Scott quest'anno. L'anno prossimo comunque sarà tutta un'altra situazione dal punto di vista contrattuale, se non riesci ad allungargli il contratto e a rinnovarlo, però tenerlo un altro anno per lasciare poi diciamo ad Allegri un centrocampo che vede forse qualcosina in partenza, ma che resta comunque molto competitivo e senza incognite dal punto di vista dell'applicazione e nell'immettere poi altri calciatori. Dovrai sicuramente rimpiazzare chi esce dal punto di vista della mediana. Si parla sempre di un Anghissà, Lobotka, eccetera, eccetera, sono tutte chiacchiere, ma la cosa principale è questo Brahim Diaz, che potrebbe anche diciamo accordarsi e sposare, ecco, la causa Napoli nel caso l'apertura da parte della società, in questo caso il club di De Laurentiis e il nostro Napoli, arrivi. Ultima considerazione solamente, l'ho messa alla fine perché vedremo poi se va avanti e troviamo la quadra. Il Tottenham ha aperto per quanto riguarda la cessione di Vicario. Sappiamo che su Vicario c'è la Juventus però sta trattando comunque Dibu Martinez, se non va in porto con il portiere argentino. Virano su Vicario, è qui che
potresti intervenire a gamba tesa alla Koulibaly su Mbappé per prenderti il pallone, tesserare Vicario e portarlo a Napoli, avresti comunque chiuso dal punto di vista tecnico il discorso portieri. Con Meret e Vicario saresti più che coperto, però c'è sempre un Tottenham che comunque non credo accetti un'offerta inferiore ai 18 milioni, il Napoli vorrebbe spenderne 15, incassando sempre giustamente la cifra dalla cessione di Milinkovic-Savic, perché sappiamo che è il portiere candidato per uscire. Vicario Meret a me farebbe stare tranquillo per quanto riguarda la situazione portieri. Vedremo come si muoverà il Napoli. Ricordo che comunque siamo in ferie, ma seguiremo comunque tutti i giorni il calciomercato e le ultime in casa Napoli, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, dove ci divertiamo a confrontarci in primis e poi cresco io personalmente tra le vostre considerazioni e tutto ciò che possiamo comunque pensare per quanto riguarda l'assetto del Napoli e il mercato che si sta evolvendo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!